Ci troviamo a San Marco di Castellabate, frazione marinara del noto comune cilentano, dove Donatello e Vittorio, forse anche ispirati dalla celebre frase di Gioacchino Murat «Qui non si muore», hanno investito per creare un laboratorio mantenendo vive anche le antiche tradizioni della loro terra. Provengono da un paese di pescatori che di generazione in generazione tramandano la pratica della menaica. Quando ha influito la vostra terra natia nell'intraprendere questo lavoro? È stato fondamentale proprio perché venendo da una famiglia con tradizioni radicate è praticamente innato, quindi abbiamo proprio nel nostro DNA questa tecnica e questo lavoro. E cosa si prova a mantenere in vita antiche tradizioni? Qui c'è anche una punta di orgoglio perché non è andato nulla perso di quello che i nostri genitori, i nostri nonni e altri prima di loro hanno conservato, tutelato e tramandato, quindi sì, è una bellissima cosa. Ci raccontate un po' come avviene la pesca, la pratica della menaica in particolare? La menaica è questa antica tecnica importata dai greci in tutto il Mediterraneo. È una tipologia di pesca particolare perché è una piccolissima rete a maglia unica dove le alici vanno dentro con la testa e restano incastrate. Questo fa sì che pesca soltanto le alici, gli esemplari più grandi, le piccole passano dentro. Quindi è una rete molto sostenibile, nonché tradizionale. Difatti viene pescata poi nel periodo di aprile, maggio, giugno, soltanto quando le alici hanno già deposto le uova poi sugli scogli a terra, poi si spostano verso il largo e noi le peschiamo. È una pesca, appunto, come dicevo, molto antica che pensa più che altro alla qualità. Difatti noi togliamo le alici quando tiriamo sulla rete una per volta dalla rete, staccando via la testa o rompendola, quindi questo fa in modo che esca fuori tutto il sangue al momento della pesca e quindi sotto sale non conserverà quel retrogusto di acidità, quell'amaro che può lasciare in bocca, perché non c'è il sangue che con il sale crea l'ossido. Questo le rende appunto uniche al mondo nel loro genere. E ha un ricordo in particolare del passato oppure dell'infanzia legati a questa sua scelta? Come no, sì. Abbiamo i nostri nonni che pescavano quando sulle spiagge poi al ritorno con le rete di cotone stendevano sulla spiaggia le reti appunto per farle asciugare. E il ricordo di quando scendevano la mattina poi perché pescavano tutta la notte e quindi con queste barche piene di pesce e noi piccolini giocavamo, ancora non capivamo che cosa fosse la menaica, era per noi un gioco. Poi crescendo pian piano abbiamo cominciato a lavorare, a pescare anche noi con questa tecnica e ci siamo accorti che è una tecnica che dà tanta qualità e che dà molta soddisfazione nel lavorare. Rispetto al passato, il poter utilizzare un vero e proprio laboratorio fa sì che innovazione e tradizione viaggino parallelamente. Quando è stato rilevante nella considerazione di questo prodotto come un presidio slow food? Diciamo che essere un presidio slow food è stato per noi fondamentale perché proprio grazie all'intuito di chi ci ha introdotto nello slow food, nel nostro caso è stato proprio il presidente fondatore Carlin Petrini, che appunto venne nel nostro ristorante ad assaggiare le alici e in quell'occasione, parlandone a tavola con lui, ci illustrò questo progetto al quale aderimmo da subito. Infatti le alici di menaica è il primo presidio slow food della regione Campania, è stato proprio questo. Noi con Carlin Pedrini ci siamo visti la prima volta nel 1999, nel 2000 abbiamo avviato le pratiche per il presidio e fino al 2000, inizio 2001 abbiamo ottenuto subito il bollino, diciamo, slow food su un prodotto così particolare, proprio per tutelarne
la tradizione, però giustamente abbiamo dovuto adeguare alle tecniche igienico-sanitarie una tradizione, quindi avere un laboratorio è fondamentale perché ci dà tutta la sicurezza nella filiera, conservando però tutta la manualità e la tradizione del prodotto. Cosa vi aspettate per il futuro di questa tradizione? È il futuro di questa tradizione, ma speriamo soltanto che non ci blocchino di nuovo la pesca della menaica, che sia inserita come tecnica tradizionale e ecocompatibile, ecosostenibile, che possano anche i ragazzi e i giovani andare a pescare con questa tecnica di pesca, perché noi a terra, noi donne che lavoriamo a terra mentre gli uomini a mare, vorremmo davvero continuare questa bella avventura, anche perché abbiamo tante soddisfazioni. I primi sono chef anche con nomi abbastanza conosciuti, molto conosciuti, che quando parlano del nostro prodotto c'è qualcuno di loro che addirittura si vanta di dire beh, io li uso da tot anni, io li uso da tanti anni, e ci hanno classificato un prodotto sottosale come un salato dolce, proprio perché la differenza di questo prodotto sta tutto nel gusto e nelle qualità nutritive alle quali rimane. Pensate che fino a 13 mesi sotto sale conservano intatte tutte le qualità organolettiche e i valori nutrizionali di un pesce fresco appena pescato. Come invogliereste un giovane a praticare questo tipo di pesca? O pensi sia innata? Non è facile farli invogliare perché chi è nato in mare allora ne ha la voglia di uscire in barca e di lavorare in barca, quindi il giovane può anche avvicinarsi a questa pesca, però è per avvicinarsi alla pesca in generale il problema, perché la burocrazia purtroppo in mare è diventata esagerata per la piccola pesca e quindi i giovani ne hanno un po' paura, la temono un po', perché a volte non riescono ad andare avanti, a lavorare bene, proprio perché hanno la burocrazia addosso. Il fatto di uscire a pescare, i ragazzi dei paesini di Marina tentano, ma non tentano, vengono ogni tanto con noi, li portiamo proprio perché a loro piace comunque uscire in barca e lavorare per la sostenibilità soprattutto. Avreste mai immaginato di riuscire a creare questo piccolo grande mondo? Oddio, noi non abbiamo fatto altro che seguire le orme dei nostri avi. Poi è venuta appunto la commercializzazione e ci siamo resi conto che intorno a noi c'era un mondo che era lì come se aspettasse le alici di menaica, e noi gliele abbiamo portate, gliele portiamo a casa dovunque, in Italia e dappertutto. E sì, questo ci ha dato tantissima soddisfazione e ce ne rende fieri, perché non ci aspettavamo tutto questo riscontro. Grazie soprattutto per far assaporare i prodotti della nostra terra in ogni angolo del mondo. Grazie a te. Grazie a voi. L'arte della menaica deve la sua fama anche ad eccellenti cuochi come Rinaldo Merola, appartenente alla seconda generazione del ristorante Angiolina. Sappiamo che è stato riconosciuto da molte guide, ce ne ricorda alcune? Beh, certo, innanzitutto Slow Food, che è stata la prima guida a recensirci, a riconoscerci come trattoria, e dopodiché praticamente sono venute tutte le altre. Abbiamo avuto l'onore di essere per oltre 20 anni Chiocciola, che è un particolare riconoscimento della guida dello Slow Food dato alle trattorie che mantengono le tradizioni, che si adeguano ai principi propri di Slow Food. Dopo il Slow Food siamo stati sulla guida del gambero rosso e abbiamo avuto il riconoscimento dei 3 gamberi per oltre quasi 2 decenni, praticamente, no, diciamo 12-13 anni.
abbiamo avuto i tre gamberi, che è il maggior riconoscimento per le trattorie della guida il gambero. Poi siamo stati anche sulla guida del Touring Club per diversi anni, sempre come buona cucina. Siamo stati recensiti per molti anni dai Gatti Massobrio e dalla guida del Touring Club e dalla Michelin per diversi anni. Quindi Potete essere abbastanza soddisfatti. sì, per restare in un paesino come a Marina di Pisciotta, forse anche grazie alle alici di Menaica, devo dire. Soprattutto per lo slow food. Sono soddisfatto, sì. Essendo la seconda generazione, ha vissuto il passaggio tra la classicità dei piatti che sono nati per sfamare i lavoratori alla rielaborazione con il fine di valorizzare anche l'alimento che inizialmente era riconosciuto come più semplice. È riuscita a ritrovare il sapore della sua terra nonostante ciò? Ma sempre, per me il punto di riferimento è stato il territorio. La tradizione, i prodotti del territorio sono stati sempre il mio punto di riferimento, ed essendo un ristorante di mare, diciamo che le alici e il pescato del posto è stata sempre la mia ricchezza, il mio punto di riferimento. Non per questo nel mio ristorante non ci sia una cucina di terra, anzi mia madre, che è nativa, anch'io sono nato a Rodio, che è una frazione del comune di Pisciotta nell'entroterra, quindi all'inizio praticamente mia madre faceva più una cucina di terra che non una cucina di mare, dove ha trasportato le tradizioni culinarie del suo paese di origine, soprattutto le melenzane, le patate, tutte le verdure, perché essendo una cucina povera la carne era pochissimo usata, però in compenso si arricchivano le verdure, quindi verdure ripiene dalle scarole, i peperoni, le melenzane, le patate. Poi venendo giù a Marina, naturalmente si è fatta aiutare o rubando qualche consiglio dai pescatori, abbiamo cominciato a fare anche cucina di mare. Abbiamo cominciato nel 58, che tenevo 7 anni, mi ricordo ancora che praticamente frigoriferi ce n'erano poche, se voglio, dico questo per farvi capire come era pescoso il mare all'inizio. Mi ricordo che quando arrivava qualche turista che voleva mangiare, praticamente prenotava, mia madre gli chiedeva che pesce vuol mangiare o come lo vuol mangiare, e mia madre trasmetteva, dice vorrei un pesce alla griglia, mia madre chiamava il pescatore e dopo un'ora ci portavano il pesce, quindi non avevamo bisogno del frigorifero. Mi ricordo tale e quale questa cosa, che è una cosa bellissima. Una freschezza assoluta. Sì, certo. No, ma soprattutto la ricchezza del mare, poi, no? Perché in quel tempo veramente che uno chiedeva una cernia, dopo un'ora mi portavano una cernia. Non avevamo bisogno di frigoriferi o cose varie per conservarla, arrivava direttamente dal mare. Quindi ha partecipato attivamente già dai primi anni di attività? Sì, sì, sempre. Dall'inizio ho partecipato, perché ovviamente eravamo 4 in famiglia, tenevo 7 anni, però mi ricordo che qualche volta mia madre dice guardami la pasta, ma non ci arrivavo e prendevo la sedia per andare a controllare la cottura della pasta praticamente. E ha qualche altro ricordo in particolare che l'ha spinta ad essere il cuoco che è diventato oggi? Ricordi no, diciamo la passione che mi ha trasmesso mia madre, praticamente c'è stato un subentro matematico praticamente. Man mano che mia madre diventava più anziana, ho sentito il bisogno di succedergli. Naturalmente in questo passaggio da me c'è stato anche un passaggio di tipo di cucina, sempre legato alla tradizione e ai piatti del posto, però diciamo che la tipologia è cambiato un po', perché mi sono reso conto che col passare degli anni
c'era bisogno anche di una presentazione, di alleggerirla, perché se andiamo, vediamo la cucina tradizionale dell'entroterra, è una cucina succulenta, cotture lunghe, molto saporita. Invece col passare degli anni mi sono reso conto che la cucina aveva bisogno di una trasformazione, i gusti sono cambiati, la gente ha bisogno di piatti ben presentati ma alleggeriti, di certo più semplici, insomma, come Quindi gusto. ammirate anche la delicatezza del piatto. Soprattutto perché la delicatezza mette in risalto la genuinità e la freschezza dei prodotti. Quando uno ha la fortuna di stare in un posto dove può avere a disposizione dei prodotti e del pesce freschissimo, non c'è bisogno di grosse trasformazioni o grosse cotture, basta mettere in evidenza le caratteristiche dei prodotti che uno usa. E c'è un piatto della tradizione per cui prevale un ricordo affettivo e non ammetti modifiche o innovazioni? Sì, ce ne stanno uno soprattutto, anzi diciamo sono due. Uno che riguarda il mare, naturalmente le alici, che è il cauraro, che è una minestra, è il piatto tipico dei pescatori di Marina di Pisciotta, perché durante la primavera i pescatori di Marina di Pisciotta si dedicavano prevalentemente alla pesca delle alici, abbandonavano il resto, questo parlo negli anni passati naturalmente, perché le alici erano l'unico pesce che poteva essere venduto al di fuori di Pisciotta, perché si salavano e quindi uno poteva vendere il pesce salato, lo mandava dappertutto. All'epoca, quando è nato questo piatto, naturalmente non c'erano i camion frigoriferi, quindi l'unico pesce che si poteva conservare e vendere erano le alici, e quindi era una fonte di reddito importante, e quindi si dedicavano per tutta la primavera a pescare solo alici. E pescando solo le alici si dovevano inventare 1000 modi per poterli mangiare, quindi a Marina di Pisciotta potete trovare un'infinità di ricette tutte a base di alici. È quello che più mi piace, quello che più rappresenta il territorio, secondo me, è proprio il cauraro, che è una minestra di alici e verdure di campo primaverili che vengono raccolte nell'orto proprio quando è il periodo della pesca della menaica. Quindi ci sono le alici, ma c'è il profumo del finocchietto selvatico, ci sono le fave, le cicoriette selvatiche, le cipolline fresche. È un piatto fantastico. Un altro ricordo invece, un altro piatto che ho sempre mantenuto sono le verdure ripiene che si facevano a Rodio, quindi le melenzane alla pisciottana, che sono melenzane cotte nel pomodoro insieme a fagiolini, e sono melenzane ripiene di pasta, oppure le patate ripiene con uvetta, pinoli, uova e formaggio, sempre cotto nel pomodoro. Questi sono due piatti che non ho mai cambiato, quindi li ho mantenute nei decenni praticamente. Con la totale tradizionalità. Sì, È come se rappresentassero il borgo in cui vive in tutto e per sì, tutto. è la carta d'identità del territorio, questi piatti. È ciò che cucinereste se dovesse venire una persona? Sì, certo, sarei orgoglioso, anche ora che non sono più al ristorante, ma vengono a casa, sarei orgoglioso di offrire uno di questi piatti. Come se mostrasse Pisciotta e il mare in un piatto. Sì, certo, il mare e la terra insieme, tutti e due. E questa è stata la sua passione da quando è nato praticamente ad ora? Sì, per me la trattoria era la vetrina del territorio, quello che sono stato sempre orgoglioso di essere pisciottano, e sono stato sempre orgoglioso dei piatti di Pisciotta, perché sono l'identità di Pisciotta e del territorio. Avreste mai modificato qualcosa di ciò che ha fatto negli anni? No, credo che se dovessi riaprire un altro ristorante, penso che rifarei con la stessa filosofia, di sicuro, le stesse cose no, ma con la stessa filosofia che poi ti porta a differenziare qualche cosa, ma essendo sempre quello il punto di riferimento, non cambierei molto, no, sinceramente no. Grazie Rinaldo, non possiamo far altro davvero che ringraziarti sia per averci portato il paese nel piatto e sia per avercelo fatto degustare in tutto e per tutto. Bene, grazie a voi.